Ciao amici e bentornati sul mio canale. Questa recensione sarà molto interessante perché questo mini computer che ho in mano è uno dei primi modelli Copilot Plus in questo formato e il suo nome è Chewy Aubox X in versione Ultra 5 e quello che lo rende speciale è il suo processore Intel Lunar Lake capace di arrivare a 40 TOPS di potenza dedicata all'intelligenza artificiale, dandovi il vantaggio di poter utilizzare programmi offline basati sull'intelligenza artificiale ad altissima velocità, bassi consumi e alla massima efficienza. Ma non solo, perché in questo video andrò a testarlo a 360 gradi per verificare se questo mini computer va bene non solo per i programmi di intelligenza artificiale, ma può essere considerato un computer all-in-one anche per editare o videogiocare. Ce l'avrà fatta oppure no lo scoprirete durante questo video, e prima di partire con la recensione vi ricordo che se siete interessati a questo nuovissimo modello lanciato in casa Chewy, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. E sempre alla fine del video vi svelerò anche un codice sconto per avere un risparmio aggiuntivo. Sigla e partiamo con l'unboxing. All'interno del box, oltre il manuale, troverete una staffa e le viti di fissaggio per installare il mini computer dietro al monitor, l'alimentatore e il cavo di alimentazione. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo una lunghezza e una larghezza di 128 mm, un'altezza di 40 mm per un peso totale di soli 580 grammi. Devo dire che il case mi piace tantissimo, è molto minimalista, la classica forma squadrata. Nella parte frontale abbiamo il tasto d'accensione, il jack delle cuffie, una porta di tipo C e due porti di tipo A 3.2, e nella parte posteriore troviamo una DisplayPort 1.4, un HDMI 2.1 TMDS, un'altra HDMI 2.1 FRL, uno slot di tipo C a 100 watt che serve a alimentare il mini computer, una, due, tre porte USB di tipo A 3.2 e una porta USB di tipo A ma 2.0. E anche per la connettività Chewy ha fatto veramente un ottimo lavoro, perché ha inserito una porta Ethernet molto veloce da 2,5 GB, Wi-Fi 6E e anche Bluetooth 5.3, per cui altissime velocità di connessione. Ma adesso andiamo ad entrarci all'interno di questo Chewy. Questa che vedete è l'SSD di base da 512 GB che potete espandere inserendone un'altra in questo slot se avete necessità di aumentare lo spazio di archiviazione. Questo che vedete è il modulo Wi-Fi 6E come vi dicevo prima, e questo invece è il retro di tutte le porte e gli HDMI che abbiamo visto in precedenza. Direi che è un hardware molto compatto, pulito e anche con abbastanza spazio per dissipare il calore. E per rispondere alla domanda che mi sono posto durante l'introduzione di questo video, andiamo a fare subito un test game e di editing, e come test game ho scelto Asphalt Legend e Modern Combat 5. Partiamo appunto da questi, andando a analizzare anche le caratteristiche del processore. Monta un processore Intel Core Ultra 5 226V, sia gli 8 core, gli 8 threads e la frequenza massima di 4,5 GHz sono sicuramente una buona base che lo rendono un mini computer adatto anche a giochi non troppo difficoltosi, supportato anche da una buonissima RAM da 16 GB a basso consumo DDR5X che viaggia a una velocità di 8533 ms, che è un valore molto alto per un mini computer, e questa è una delle novità più importanti dell'architettura Intel Lunar Lake, perché normalmente in un computer la RAM si trova su dei banchetti separati o è direttamente saldata sulla scheda madre, ma grazie alla tecnologia One Chip Memory di questo Chewy la RAM viene spostata fisicamente sopra al pacchetto del processore, producendo una serie di vantaggi come la latenza zero perché i dati devono percorrere pochissimi millimetri, l'efficienza energetica, ossia meno consumi e meno surriscaldamento, e anche un ingombro ridotto. E dopo il test gaming andiamo a fare anche il test su Filmora, andiamo un po' a mettere di tutto. Ho messo delle tracce video, delle foto, le ho sovrapposte così da metterlo ancora più in difficoltà, e ora che abbiamo riempito la linea di editing andiamo a iniziare l'elaborazione. È già partito, adesso
adesso è già arrivato al 5% e tra l'altro sto ascoltando anche il rumore del mini computer, non sta facendo assolutamente rumore nonostante sia in piena elaborazione. Andiamo a vedere anche un po' di dati sotto sforzo. La CPU viene utilizzata al 60%, la GPU al 90% e ci sta perché comunque la GPU non è il suo punto di forza. Adesso ha finito, infatti ha calato il carico, dal 60 si è andati al 30% e la GPU ovviamente dal 90 al 6. Infatti adesso vado a chiudere e come vedete ha ultimato l'elaborazione. Se non siete un video editor di professione o un gamer di professione e cercate un dispositivo all-in-one, questo mini computer Outbox X della Chuwi potrebbe essere una soluzione che un po' completa tutte le vostre esigenze. E visto che sono molto curioso, andiamo a vedere anche i risultati di Geekbench 6 sia per quanto riguarda la CPU che la GPU. Partiamo con la CPU e come punteggio l'Outbox X ha ottenuto 2117 nel single core e 7877 nel multicore. E per quanto riguarda il test della GPU, questa scheda grafica Intel Arc da 8 GB 130V ha ottenuto un punteggio di 22.025, che ovviamente non è paragonabile alle schede grafiche dedicate, ma comunque non è così male essendo appunto una scheda grafica integrata nel mini computer. E ora procediamo con un altro test su 3D Mark. Devo dire che anche qui non sta laggando ed è incredibile perché sapete anche voi che 3D Mark è un altro test molto professionale e valido per quanto riguarda le prestazioni dei computer. Guardate anche il grafico della temperatura, nonostante sia un test molto aggressivo su questo mini computer perché infatti non nasce come computer da gaming, la temperatura è rimasta sempre intorno ai 60 gradi. Ovviamente ha sfruttato la GPU al 100%, invece la parte della CPU tra il 70 e l'80%. E ora è il momento di andare a testare questo mini computer nel suo habitat naturale, ossia con un programma basato sull'intelligenza artificiale. Per l'occasione ho scelto LM Studio. Per chi non lo conoscesse, LM Studio è un programma che utilizza l'intelligenza artificiale, ma non è un programma online tipo Gemini, ma è un programma che utilizza la potenza di calcolo del computer che state utilizzando, per cui perfetto per testare la potenza di questi TOPS. Come file ho scelto il PDF del Vecchio e il Mare e come prompt gli ho chiesto di fare il riassunto. Sta già elaborando con la potenza di calcolo nel computer e mentre sta procedendo con l'elaborazione vi voglio mostrare questi dati molto importanti, sia la temperatura che rimane relativamente bassa, anche la percentuale di utilizzo della CPU che è sotto al 40%, per cui devo dire che i TOPS dedicati alle AI stanno funzionando perfettamente sia per quanto riguarda la velocità di elaborazione ma anche e soprattutto per mantenere le temperature basse di questo computer. E sta mantenendo bassi anche i consumi perché come potete vedere da questo dato sta consumando meno di 20 watt. Dovrebbe aver finito ed eccolo qua infatti il riassunto, e tra l'altro me l'ha fatto in italiano nonostante il PDF utilizzato fosse completamente in inglese. E concludo questa recensione parlando del prezzo. Questo modello è venduto in due versioni, Ultra 5 e Ultra 7. Il modello Ultra 5 viene venduto a circa 700 euro, il modello Ultra 7 a 830 euro, ma grazie al mio codice sconto ATACHE Outbox X avrete un ulteriore risparmio sull'acquisto in entrambi i modelli, 619 invece di 700 euro l'Ultra 5 e 749 invece di 830 euro l'Ultra 7, per cui uno sconto molto sostanzioso. Se per caso lo volete sfruttare ve l'ho anche lasciato nel primo commento e nella descrizione di questo video. Da Luca Tache e da questo bellissimo Chuwi è proprio tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!